Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Arfen, compressa SF Group SRL. Ultimo aggiornamento. 19 novembre 2021. Cos'è Arfen, compressa? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Arfen, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Arfen, compressa? Arfen, compressa è un farmaco a base del principio attivo ibuprofene e sale di lisina, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Arfen, compressa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Arfen 30 compresse 500 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. SF Group SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Ibuprofene sale di lisina. Gruppo terapeutico. Analgesici FANS. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Trattamento cronico sintomatico dell'artrite reumatoide e dell'osteoartrite. Trova utile indicazione anche nel trattamento delle radicolonevriti. Posologia. Posologia 2-4 compresse da 500 mg al giorno. La posologia dell'Arfen deve essere adattata ad ogni paziente e può essere diminuita o aumentata rispetto a quella consigliata a seconda della gravità dei sintomi, fin dall'inizio della terapia, oppure in funzione della risposta del paziente al farmaco. Comunque, non si deve eccedere la dose totale giornaliera di 2500 mg. La dose efficace più bassa deve essere usata per il periodo più breve necessario ad alleviare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Può essere utile usare la forma iniettabile durante la terapia di attacco e quella orale durante la terapia di mantenimento. Ridurre la posologia in presenza di insufficienza renale. Nel trattamento dei pazienti anziani, la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile necessario per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. Arfen è controindicato nei bambini di età inferiore ai 14 anni, vedere paragrafo 4.3. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Come per gli altri FANS, non va somministrato a pazienti con angioedema, ulcera gastroduodenale in fase attiva e ricorrente. Ne è sconsigliata la terapia nei bambini di età inferiore ai 14 anni. Il farmaco, pertanto, richiede particolari precauzioni o se ne impone l'esclusione dall'uso, allorché nel paziente siano presenti le seguenti condizioni. Stati di ipoperfusione del rene, malattie renali, insufficienza cardiaca, cirrosi epatica o epatiti gravi, età avanzata. Inoltre il farmaco è controindicato in corso di terapia diuretica intensiva, nell'ulcera peptica, in soggetti con emorragia in atto e diatesi emorragica, in corso di trattamento con anticoagulanti in quanto ne sinergizza l'azione. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Insufficienza cardiaca severa, iviclassenia. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Negli adolescenti disidratati esiste il rischio di alterazione della funzionalità renale. L'uso di Arfen, come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle prostaglandine e delle cicloossigenasi, è sconsigliato nelle donne, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Si consiglia la cautela nella prescrizione di Arfen ai pazienti in terapia con anticoagulanti o di associazione di acido acetilsalicilico ed altri FANS. Non si sono evidenziati rischi di assuefazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Arfen, compressa insieme ad altri farmaci come Coumadin, Symptom, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Arfen, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Arfen, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? È sconsigliata la terapia con Arfen in gravidanza e durante l'allattamento. L'impiego sistemico del farmaco in prossimità del parto può determinare il ritardo del parto stesso. Inoltre, il farmaco può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono riportati. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati che possono manifestarsi più frequentemente sono di tipo gastrointestinale e si attenuano con l'aggiustamento del dosaggio, obbligando di rado all'interruzione del trattamento. Soprattutto dispepsia, dolore epigastrico, pirosi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Tossicità. I segni e i sintomi di tossicità non sono stati generalmente osservati a dosi inferiori a 100 mg/kg nei bambini o negli adulti. Comunque, in alcuni casi potrebbe essere necessario un trattamento di supporto. Si è osservato che i bambini manifestano segni e sintomi di tossicità dopo ingestione di ibuprofene a dosi di 400 mg/kg o maggiori. Sintomi. La maggior parte dei pazienti che hanno ingerito quantitativi significativi di ibuprofene manifesteranno i sintomi entro 4-6 ore. I sintomi di sovradosaggio più comunemente riportati comprendono nausea, vomito, dolore addominale, letargia e sonnolenza. Gli effetti sul sistema nervoso centrale, SNC, includono mal di testa, tinnitus, vertigini, convulsioni e perdita della coscienza. Raramente sono stati anche riportati nistagmo, acidosi metabolica, ipotermia, effetti renali, sanguinamento gastrointestinali, coma, apnea, diarrea e depressione dell'SNC e dell'apparato respiratorio. Sono stati riportati disorientamento, stato di eccitazione, svenimento e tossicità cardiovascolare comprendente ipotensione, bradicardia e tachicardia. Nei casi di sovradosaggio significativo sono possibili insufficienza renale e danno epatico. In casi di avvelenamento grave, è possibile che si verifichi acidosi metabolica. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio di ibuprofene. In caso di sovradosaggio è pertanto indicato un trattamento sintomatico e di supporto. Particolare attenzione è dovuta al controllo della pressione arteriosa, dell'equilibrio acido-base e di eventuali sanguinamenti gastrointestinali. Entro un'ora dall'ingestione di una quantità potenzialmente tossica deve essere considerata la somministrazione di carbone attivo. In alternativa, nell'adulto, entro un'ora dall'ingestione di una overdose potenzialmente pericolosa per la vita, deve essere presa in considerazione la lavanda gastrica. Deve essere assicurata una diuresi adeguata e le funzioni renali ed epatica devono essere strettamente monitorate. Il paziente deve rimanere sotto osservazione per almeno 4 ore successivamente all'ingestione di una quantità di farmaco potenzialmente tossica. L'eventuale comparsa di convulsioni frequenti o prolungate deve essere trattata con diazepam per via endovenosa. In rapporto alle condizioni cliniche del paziente possono essere necessarie altre misure di supporto. Per maggiori informazioni contattare il locale centro antiveleni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori non steroidei derivati dell'acido propionico. Codice ATC. M01A01. Arfen è un agente antinfiammatorio non steroideo, che ha mostrato di possedere anche attività analgesiche ed antipiretiche. Proprietà farmacocinetiche. L'assorbimento e la biodisponibilità delle compresse sono state studiate su volontari sani e ne è stato dimostrato il rapido assorbimento, 15°, 45°, e l'emivita pari in media a 2,25 ore.
Dati preclinici di sicurezza. La DL50 per osni topi è di 299,3 mg/kg, nei ratti 841,4 mg/kg. Non vi sono ulteriori informazioni su dati preclinici oltre a quelle già riportate in altre parti. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, carbosimitilcellulosa sodica, talco, magnesio stearato, gelatina. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.